una tempesta in arrivo, tempesta Owen, qualcosa del genere. Cioè, è una cosa abbastanza seria perché allarme rosso che è il massimo. Of Ireland and the UK are being hit by one of the most dangerous storms on record. Friday the 24th of January. Mi è stata detta anche una cosa abbastanza grave, ovvero se io non accetto questo contratto. Amici, buongiorno e benvenuti in una nuova ed esilarante settimana. Oggi è lunedì 20 gennaio e andiamo a lavorare perché è tardi. Ebbene sì, come dicevo nel video di settimana scorsa, se ancora non l'hai visto te lo lascio qui. Ho ricominciato a lavorare, sì, e adesso ci sto andando. Tardissimissimo, strano. 6.5 hours later. Signori, giornata lavorativa finita. Cioè, o meglio, lavoro quello. Oggi esce il video, non so cosa sto dicendo, ho svalvolato oggi. Ci voglio di mettermi in tuta. Allora, signori, stiamo andando a correre. Censurami! Aspetta. Cristina è giustamente censurata perché sta aspettando il pacco da giù del suo brand e non è ancora arrivato. E quindi, visto che l'opzione sarebbe non andare o andare nudi, e al posto di Cristina dei simpatici video di gattini, tipo adesso. Incredibile, non ho filmato ma abbiamo appena assistito alla nascita di due irlandesi. Sono usciti dal compattatore dei rifiuti. Gente, 5 km fatti, sciallanza. Erano in sciallanza? Sì. Devo andare. Martedì 21 gennaio, tardi. Stanotte Cristina è dormita sul divano perché russavo troppo. Allora, ragazzi, siamo qui nel bagno dell'azienda che rimarrà ovviamente senza loghi, senza niente, perché sono arrivato oggi al lavoro. Io sto scendendo ogni giorno alle 5 ed invece tutto il team esce alle 5:30. Il mio capo già il secondo giorno mi ha chiesto del perché gli facessi questa cosa. Io sul contratto ho scritto 17. Di conseguenza gliel'ho detto e mi fa ok. Stamattina mi trovo un messaggio dal mio capo che mi dice che dal mio contratto che dovrei uscire alle 17:30. Peccato che io quel documento non l'ho mai visto. Quindi che si fa? Considerando anche che quel documento è firmato da me e io non l'ho mai visto, state attenti, voi leggeteveli veramente bene i contratti perché cercano sempre di fregarli. Quindi niente, continuate a seguire questo video per sapere quando andrà a finire, però io no, cioè non sto qua fino alle 5:30, ma neanche morto. Che sto. Guardate l'orario. Si va a casa. Andiamo a morire. Non abbiamo preso neanche la torcia. Non si vedrà niente. Bene. Signori, questa è la situa dopo non so quante ripetute. Sono finito. Ne mancano penso un paio e ho molta fame. Tremendo. Guardate i giovani, gli ASICS Frontrunner che vanno per primi. Non fatele le maratone, ragazzi, non fatele. No, scherzo, fatele. Però mangiate prima di farle. Mercoledì 22 gennaio, colazione. Ci sono delle importanti novità, però raga, c'è il circo, veramente è il circo. E ne parliamo a casa. Personaggi, non fatevi fregare raga, fate valere i vostri diritti. Questo è fuori. Reso conto a casa, grandi aggiornamenti oggi, grandi aggiornamenti. Eccoci a casa. Come è andata oggi? Oggi, signori, è stato un gran giorno perché ci sono stati ovviamente delle piccole, inevitabili tensioni. Non mi ricordo a che punto è arrivato la storia. Sta di fatto che hanno fatto questo contratto che io ho firmato con uscita alle 17. Successivamente, a distanza di 10 giorni dal mio inizio, mi è stato presentato un nuovo contratto che prevede che io devo uscire dall'ufficio a 17:30. Questo contratto è anche firmato da me, ma io non l'ho mai visto. La giornata è iniziata tranquilla, a un certo punto sono stato chiamato da uno delle risorse umane dell'azienda e mi è stato detto che mi sarebbe stato mandato il contratto nuovo, aggiornato, perché avevano fatto un errore. Io ho fermato subito la cosa, mi sono sentito molto dolorato per della mia insolenza,
perché sì, perché facendo 2 rapidi conti farei circa 8 ore di più al mese, ovvero come se io lavorassi un giorno in più, che in un anno sono una sbardellata di ore gratis che sono state aggiunte a posteriori a mia insaputa. Mi è stata detta anche una cosa abbastanza grave, ovvero se io non accetto questo contratto il mio periodo di prova non verrà confermato perché non rispetto io l'orario canonico. Peccato che sul contratto io lo rispetto come. E questa cosa qua è abbastanza grave, nel senso che avete fatto un errore voi e quindi io devo perdere il lavoro. Poi successivamente sono stato chiamato da un altro, mi sono state fatte anche lì certi tipi di pressioni non troppo corrette. Molte volte vengono dette le cose a voce e di conseguenza poi non vengono rispettate. Tendenzialmente in Irlanda, non sono secondo me in Irlanda lo fanno, quei cani lo fanno veramente tanto. Ti promettono delle cose, poi magari te le danno e poi alla fine iniziano a tirare la corda, a dirti no ma sarebbe meglio. Quindi tutto sul contratto, non accettate contratti che non hanno scritte le cose che sono state dette a voce. Ma in questo caso qua anche se sono scritte non vogliono farle valere, è quello che io dico, cioè ma raga, ma cioè, è un contratto, che cosa lo facciamo a fare? È un contratto, ma che cazzo, ma c'è anche da spiegarle queste cose. Guardate chi scende qua. Ma è proprio la disperazione su Sì, nel frattempo puoi aiutare a tirare su per cortesia. Cazzo di ridi. Dai! Giovedì. Bello! Oggi si prende l'acqua. Eccoci a casa. Ovviamente sono uscito un po' dopo le 5 oggi. Mi stavo parlando con il mio collega di una cosa molto interessante riguardo il lavoro, quindi ho detto dai, impariamo qualcosa. Hanno diramato oggi, attesa per stanotte e domani, un'allerta rossa, quindi forte, per una tempesta in arrivo, tempesta Owen, qualcosa del genere, che arriverà dall'Atlantico. Al momento è già sull'Atlantico e si sta dirigendo sull'Irlanda e arriverà appunto stasera e poi domani. Cioè, è una cosa abbastanza seria perché allarme rosso che è il massimo, ci si aspettano 20 fino a 130 km all'ora. Poi è una scoperta anche per noi perché tempeste in Irlanda ne ho già viste parecchie, soprattutto in questo periodo a gennaio sono molto comuni, quindi se venite in Irlanda sappiatelo. Se vi trovate in mezzo a queste tempeste, qui ancora tutto fermo, stiamo aspettando, vedremo. E in tutto questo noi stiamo andando a correre, dobbiamo correre tra l'altro un'ora e mezza, quindi 19:12, niente ancora. Andiamo a correre prima della tempesta, ci vediamo dopo. Eccoci, come potete vedere le condizioni meteo sono ancora tranquillissime, vento appena ma arriverà. Da quello che ho capito le tempeste arrivano tutte belle gagliarde di botto, quindi staremo a vedere. Allora gente, sono entrato adesso al supermercato per prendere 2 pizze e c'è tipo l'isteria generale delle persone perché arriva la tempesta e quindi i negozi domani sono chiusi. Mi pare? Cioè, ma sta chiuso un giorno, mica 4 mesi. Ma raga, cioè, io comunque sono sempre dell'idea che dicono che gli irlandesi sono come noi, ma secondo me no. Mi pare? Uno svaligiato tutto. Com'è andata? Tutto. Si carica per questa notte di vento? Come appena detto sul mio Instagram, se ancora non mi seguite lo lascio qua. Fuori fa freddo, anche se in realtà non fa freddo ma c'è un vento. Aggiornamento fuori. Al momento tutto a posto, sta iniziando ma forse un pochino di, ecco, un po' di venticello. Chiudo qua perché fa freddo. E adesso inizia il bello. È iniziato. Che 11. Stiamo andando a spegnere. Ah no, non è lei. Manca mezz'ora. Tra l'altro in casa ci sono ben 25 gradi. Fa un po' caldino effettivamente, no? Aggiornamento di mezzanotte e 25. La tempesta sembrerebbe arrivata, per il momento solo un po' di acqua, un po' di vento. Non mi alzo perché sono stanco, morto. Aggiornamento raga delle 3:30. C'è ancora l'albero qua che adesso è proprio stanco. Sta tirando certe lecche.
Venerdì 24, raga. È stata una notte abbastanza movimentata. E al momento la situazione è questa. Ovviamente si smette adesso. No, però ha tirato certe lecche. Veramente. Ci ha svegliato un po' di volte stanotte il vento. Dicevano che il vento normale si aggira intorno ai 60 km all'ora con raffiche a 120. Guardate qui il riflesso delle lucette. E ogni tanto il vetro flette. Ecco, adesso si è visto. Ecco, il vetro che si muove. Onestamente era già successo una volta. Scusate, sono impresentabile, ma mi sono appena svegliato e dovevo accendere il computer dell'azienda in modo tale... ed era la prima volta, quindi sono ancora un po' spettinato. Sto dicendo che era già successo una volta di avere questo vento così. A Dublino, vabbè, è effettivamente un po' più forte delle tempeste che abbiamo visto fino adesso. Ecco perché l'allerta 5, secondo me, dall'altra parte della costa deve aver fatto un macello, cioè deve essere stata veramente una bella nottata, ecco. Ore 13:10, vi farei notare una cosa, ovvero, guardate là. Che quasi mi parte il telefono. È partito un paletto. Adesso rientriamo perché c'è leggermente freschino. Guardate chi è anche a casa. Niente, adesso ha iniziato a nevicare, così. Un'intensità interessante. In che senso? L'Irlanda. Eccoci per il riassunto della giornata. Prima di tutto, cosa stiamo per fare? Io sto uscendo, la Cree arriva tra poco perché c'è una chiamata con quelli di ASICS. Sto dirigendo al Peggy Kelly, che chi non sa chi è il Peggy Kelly, vi lascio di qui. Il motivo per il quale io e la Cree ci siamo conosciuti, per una storia che nasce ancora 30 anni fa, che è collegata al Peggy Kelly. Niente, stiamo andando lì perché ci dobbiamo incontrare con i vicini, i ragazzi, i nostri amici qua italiani. Adesso, come potete vedere, si è calmato, ci sono ancora un po' di aria, penso si sentirà un po' di vento. Come potete vedere ci sono un po' di detriti, però sembra tutto a posto qua. Eccoci al Peggy Kelly. C'è un po' di gente stasera. Signori, buongiorno. Ecco bello! Ci vediamo domani. Sabato 25 gennaio, sono le 13:20 e... Non abbiamo ancora neanche bevuto il caffè della mattina. Salvezza. Qui. Domenica 28, oggi Dublino si risveglia. Oggi tutti in giro, tutto tranquillo, ma c'è più vento dell'altro giorno che era tutto chiuso. Giudicate voi. Ah, e noi dovremmo correre una mezza maratona oggi. Non sono riuscito a fermarla, ma ha preso tutte le pozzanghere che veduto in terra, neanche di più, e tanto poi deve aspettare perché se ti avvicino le ho io. Stavi cercando queste? Tanto voleva correre fuori. Ma non sono 5:30, ma io sono già a casa. Incredibile.